Ma ciao amici, come state? Spero benissimo, io sono Francesco e oggi andiamo a vedere una chicca tecnologica dedicata per tutti coloro che hanno un car tablet nella propria vettura o un autoradio con sistema operativo Android e piace ascoltare la radio in digitale. Quindi parliamo di DAB+, e lo facciamo con questo modulo DAB con attacco USB molto particolare della Dasaita. Perché dico particolari? Perché questo modulo DAB+ ha due prese per l'antenna DAB, quindi ha la possibilità di poter collegare due antenne DAB. In teoria dovrebbe migliorare la ricezione o comunque ottimizzare la ricezione del segnale DAB, che voglio dire in alcune parti d'Italia fa veramente cagare. Allora, la prova sarà fatta con l'attuale modulo DAB che utilizzo io nella mia Nissan Qashqai, avendo un car tablet della Dasaita, ma possiamo utilizzarlo con qualsiasi car tablet, basta avere un'uscita USB libera. Detto questo, vi ricordo che qua sotto nella descrizione del video trovate tutti i link di riferimento per quanto riguarda questo accessorio, direi anche utile accessorio, ovviamente se funziona perfettamente. Vi faccio vedere un attimino il contenuto della confezione che arriva a casa: il modulo DAB+, un cavetto USB di tipo C, abbiamo un libretto di uso e manutenzione. Quindi riassumendo, ci sono due antenne DAB, il modulo DAB+, e questo cavetto per collegare lo stesso al nostro autoradio con sistema operativo Android. Basta, non c'è nient'altro. E che le danze abbiano inizio. Eccoci qua ragazzi, vedete qui c'è l'adattatore per una presa USB, quindi possiamo andare a collegare qui. Io attualmente sto utilizzando il modulo originale Dasaita con un'antenna sola. Tolgo questo e vado a collegare questo Dasaita D06. Rimuoviamo l'attuale modulo DAB. Vi ricordo che dovete avere una presa USB libera. Se avete solo una presa USB andate a collegare il modulo DAB, poi non avete più nulla, quindi non potete collegare né eventuale pendrive per ascoltare la musica o d'altro, ricaricare il telefono. Quindi accertatevi di avere più di una presa USB, almeno due. Ma chi è che ha fatto sto lavoretto? Allora, scolleghiamo il modulo. Questo, vedete ragazzi, va all'antenna DAB, questa qui che ho sul tettino, quindi l'antenna originale tramite adattatore Frag, che è questo qui, e questo non serve più. Allora andiamo a collegare l'adattatore ad un'antenna delle due e la colleghiamo al connettore dell'antenna DAB. Eccolo qua, e uno è collegato. Poi colleghiamo il cavetto con presa USB e USB di tipo C al modulo DAB, eccolo qui, e la presa USB la andiamo a collegare all'adattatore del Dasaita G13 o di qualunque car tablet sia o autoradio sia. Allora, dove era? Eccola qui. Quindi colleghiamo questo, poi mettiamo una fascettina a questi fili, mettiamo un po' di nastro al connettore USB. Non so se si capisce ragazzi che l'azzurro è il mio colore preferito. Ok, qui così, in modo che non si allenti e non faccia falsi contatti. Eccolo qua. Questo è sistemato. Ora non ci rimane che andare a cercare un posto idoneo. Allora intanto mettiamo un'altra fascettina anche qui per posizionare la seconda antenna.
ovviamente nella parte anteriore, visto che l'antenna originale della Nissan Qashqai è dietro, l'antenna a pinna, no? Dietro, vicino al portellone. Quindi in questo caso ne avremo una posteriore ed una anteriore. Speriamo che funzioni. Questa è l'antenna e vedete che l'attacco è un attacco sempre FRAGRA, in quanto sto utilizzando gli adattatori. Vedete ragazzi, questo sarebbe l'attacco originale con le antenne che danno in dotazione, ok? Quindi dobbiamo ora individuare un posto, applicare l'antenna con la base adesiva e poi faccio passare il cavetto all'interno del cruscotto, lo faccio uscire qui e collego l'antenna e poi richiudo il tutto. Abbiamo scartato l'antenna, nel senso aperto. Vedete com'è fatta? Praticamente c'è una base adesiva, questa si toglie e si attacca sul parabrezza. Ho deciso la metterò qui l'antenna, in modo che comunque metà rimane coperta dalla protezione in plastica, altro pezzo sale nel cielo, rimane solo un pezzettino di cavo che farò passare dentro, visto che qua già ci sono altre antenne, quindi si camuffa bene, non si vede nulla praticamente, perché qui non mi piace che si vede un pezzo di antenna, un pezzo di cavo, non mi fa impazzire. Cercate un pilota di Formula 1 per far passare il cavetto all'interno, per farlo arrivare fino dietro al car tablet. A questo punto possiamo collegare la seconda antenna. Ecco qua. Modulo collegato. La sistemazione ai fili l'abbiamo data e adesso possiamo rimettere dentro il tutto. A questo punto ragazzi dobbiamo andare ad installare l'applicazione dedicata per far funzionare questo DAB+, che poi ovviamente vi allego nella descrizione del video. Quindi andiamo su File Manager, mettiamo il file all'interno della chiavetta o comunque scaricatelo direttamente nel tablet tramite Drive, quindi ve lo lascio nel mio Drive, cartella download. L'applicazione è questa qui, DAB Player. Ok, andiamo ad installare, continua, vuoi installare, installa, fine. A questo punto troverete l'applicazione nel car tablet, eccola qui, installata. Quindi adesso dobbiamo metterci in un punto all'aperto per poter scansionare le stazioni radio in digitale. Apriamo l'applicazione, nessuna stazione radio, quindi per iniziare dobbiamo cliccare sulla lente. Ok, allora qui possiamo selezionare DAB Lazio, Europa DAB,
DAB Italia, quindi se clicchiamo qui ci fa vedere tutti i canali italiani del DAB. A mano che si utilizza l'applicazione va a scaricare i loghi. Se clicchiamo qui mettiamo in pausa la stazione, se teniamo premuto andiamo a selezionare preferiti, ok, il cuoricino rosso. Se clicchiamo su cuore ci fa vedere solo i preferiti senza far vedere tutte le altre stazioni radio. Allora qui abbiamo delle impostazioni, possiamo andare a fare il tracciamento automatico delle stazioni radio, quindi attivare e disattivare. Non esiste però un menu per andare all'interno dell'applicazione per andare a settare altri parametri, non c'è nulla, almeno io non so come entrare, quindi diciamo che l'applicazione è così com'è. Vedete, poi comunque va a memorizzare il logo delle stazioni radio, mano a mano che si utilizza una stazione radio viene il logo e comunque lo memorizza. L'unica cosa è che quando andiamo, o meglio quando spegniamo l'auto, vi faccio vedere, vedete qual è il problema, ragazzi? Che ogni volta che si accende il tablet va a far vedere tutte le stazioni radio all, vedete, e dobbiamo ogni volta andare a cliccare solo Italia e poi andare a riselezionare preferiti per avere i preferiti, quindi non memorizza le impostazioni, a differenza di DAB Z che possiamo entrare nei menu e andare a settare qualsiasi cosa, anche il volume stesso, ragazzi, perché è molto alto il volume. Questo è il volume di default che ho impostato io a 5, rispetto alla radio normale a DAB Z si sente molto ma molto più alto il volume. Secondo me questa applicazione va un attimo rivista e perfezionata, in quanto sarà sicuramente un'applicazione acerba per poter utilizzare questo DAB con doppia antenna. Comunque, detto questo, andiamo ora a vedere se effettivamente questo modulo DAB con due antenne sia più performante del modulo DAB normale con un'antenna sola. Quindi vediamo se è migliorato un qualcosa. Della sera come tutti i giovedì, per cui se avete qualcosa a cui non riuscite a trovare una soluzione, se dovete prendere una decisione e non sapete cosa fare, ci siamo noi a darvi una mano. Ci siamo, fino alle 10. Ha lanciato un missile ipersonico balistico con testa non nucleare su una fabbrica aerospaziale ucraina. Quella unita alla decisione della Corte Penale Internazionale dell'Aia che ha spiccato perché ci speravo tantissimo, lo volevo un modulo DAB che funzionasse alla perfezione, volevo un modulo DAB che avesse più ricezione di segnale, volevo un gatto nero, siccome sei un bugiardo con te non gioco più. Non va bene così, mi rode il culo. Ho installato questo modulo DAB nuovo con la doppia antenna, che figata. Ho installato l'applicazione dedicata e lì mi è caduto il mondo addosso. Dai buoni propositi che avevo, l'incazzatura è stata veramente velocissima. Torniamo ad essere seri. In questa recensione purtroppo non ci sono i pro, ci sono solo i contro e mi dispiace. Poi voi sapete, ragazzi, che io sono una persona, come si dice, razionale, obiettiva, onesta, soprattutto, non ho peli sulla lingua. E quindi ogni volta che vado a recensire un prodotto
tiro fuori sia i pro e i contro, quindi cose che funzionano e cose che sono da rivedere. E devo dire che su questo nuovo modulo DAB è tutto da rivedere. Un'antenna, 2 antenne, io sinceramente non ho trovato differenze tra quello nuovo e questo che utilizzavo. Se il segnale era buono con questo, è rimasto buono ovviamente anche con quello nuovo. Se il segnale era scarso e quindi andava e veniva, con questo la stessa cosa l'ho riscontrata con quello nuovo, quindi non ho trovato miglioramenti. Ma a parte questo, che ci potrebbe anche stare, la cosa che mi ha dato più fastidio è per quanto riguarda l'applicazione dedicata. 1. Non si può entrare nell'applicazione per andare a impostare la stessa, non c'è la possibilità di non ci sono menu, quindi l'applicazione si installa e così com'è, come la vedete. Si può solo scansionare le stazioni radio e andare a selezionare quelle preferite che vogliamo vedere. Basta, non si può entrare, non si può regolare l'audio, non si possono impostare gli sfondi, non si può fare nulla. Che succede? Succede che la radio con questo modulo DAB è altissima, ha un volume altissimo che sovrasta tutto, e poi diciamo che la qualità audio è un po' ovattata rispetto al modulo DAB tradizionale, l'applicazione DAB Z, quindi è da andare a rivedere tutti i parametri del DSP, e questa cosa mi ha fatto rodere il culo ancora di più. Seconda cosa, il passaggio da una stazione all'altra è infinito, ci mette veramente tantissimi secondi per cambiare stazione radio. Ricapitolando, consiglieresti l'acquisto di questo nuovo modulo DAB? Da persona onesta quale sono, no. Non consiglierei l'acquisto di questo modulo DAB finché la Dasaita non va a risolvere i problemi che vi ho elencato. Se il video vi è tornato utile o vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace, grazie di cuore come sempre, e noi ci vediamo in una delle prossime recensioni, e speriamo che sia una recensione che mi dia soddisfazioni. Un bacione da Francesco, ciao!